Eccola ti è. Dimmi un po', zi Filomena. Ieri sera che hai fatto te? Con chi sei montata? Dove sei stata? Con chi sei stata? Mi piace l'idea. Con chi sono stata? Con chi me pare? Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi voglio omaggiare la meravigliosa Elsa Martinelli, un'icona del cinema che ha lasciato il segno sia in Italia che a Hollywood, tanto che veniva soprannominata la Audrey Hepburn italiana. Fra tutte le attrici italiane amate nel mondo, Elsa Martinelli è stata forse la diva autentica, icona di stile, sinonimo di eleganza, regina della vita mondana, capace di incarnare Hollywood con il suo fascino altero e il suo fisico androgino, così diverso da quelle delle maggiorate dell'epoca. Elsa non è stato solo un volto noto tra le star, con il suo stile unico e una presenza scenica che sfidava le convenzioni dell'epoca, ha conquistato il cuore di leggende come Gary Cooper e Frank Sinatra. Oggi partiremo dalla sua umile origine a Grosseto fino ai grandi schermi di Hollywood, raccontandovi come questa donna straordinaria abbia sfidato le vette del cinema mondiale. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra Elsa Martinelli. Senti, è tardi, fa freddo, andiamo via. Va pure, Fulvia, io resto qui. Andiamo a casa mia a parlare. Lo so come va a finire, non ne ho voglia. E va bene, non ti prego in ginocchio, addio. Iniziamo il nostro viaggio nella vita di Elsa Martinelli esplorando le sue radici e il suo straordinario percorso verso la fama. Elsa nasce a Grosseto nel 1935 in una famiglia numerosa. La sua vita prende una svolta quando, a soli 9 anni, si trasferisce a Roma con la famiglia. Qui, tra mille difficoltà, inizia a lavorare giovanissima come commessa, ma nelle tante interviste ha raccontato di aver fatto anche la barista e la cassiera. Ma il destino aveva in serbo per lei ben altri piani. Il mondo della moda bussa alla sua porta quando il noto stilista Roberto Capucci la nota per caso. Colpito dalla sua bellezza unica, Capucci le offre l'opportunità di lavorare come modella. Elsa accetta e ben presto si trova a cavalcare le passerelle più prestigiose, segnando l'inizio di una fulminea ascesa nel jet set italiano. Il suo fascino non passa inosservato neanche oltreoceano. Una copertina della rivista Life le apre le porte di Hollywood, dove il suo destino prende una svolta decisiva. È Kirk Douglas, rimasto affascinato da quella copertina, a volerla nel suo film, Il cacciatore di indiani. Elsa vola quindi negli Stati Uniti per quello che sarà il suo debutto cinematografico, un passaggio da modello icona del cinema che molti sognano ma pochi realizzano. Dopo il trionfale debutto a Hollywood, Elsa ha rapidamente consolidato la sua fama conquistando prestigiosi riconoscimenti e collaborando con alcune delle più grandi icone del cinema mondiale. Uno dei primi e più significativi riconoscimenti arriva nel 1956, quando Elsa vince l'Orso d'Argento per la miglior attrice al Festival di Berlino, per la sua interpretazione nel film Donatella di Mario Monicelli. Questo premio non solo ha confermato il suo talento agli occhi della critica internazionale, ma ha anche aperto la strada a numerose altre opportunità nel panorama cinematografico. La risaia è interpretata dalla più interessante e più recente rivelazione dello schermo, l'affascinante Elsa Martinelli. Diventando negli anni un'icona di eleganza e stile, lavorò con molti grandi registi d'Italia, dove si fece notare nell'amaro La notte è brava del 1959, diretto da Mauro Bolognini e sceneggiato da Pierpaolo Pasolini. E all'estero ha recitato al fianco di John Wayne nel film d'avventura Atari, diretto da Howard Hawks, dove il suo carisma e la sua presenza scenica hanno brillato accanto al grande gigante del cinema americano. Altra collaborazione memorabile è stata quella con Anthony Perkins nel film Il processo, adattamento del famoso romanzo di Kafka, diretto dal visionario Orson Welles, una pellicola che ha messo in luce la versatilità e la profondità interpretativa di Elsa. Inoltre il suo lavoro con Marcello Mastroianni in La decima vittima è rimasto nella storia come uno degli incontri più iconici tra i divi italiani sul grande schermo. Attraverso questi film, Elsa Martinelli non solo ha lasciato un'impronta nel cinema, ma ha anche dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi a generi e a stili diversi, conquistando ammiratori in tutto il mondo. Si sta bene qua. La musica,
le luci basse. Mi sembra che tutto non sia finito. È troppo deprimente. Andiamo. Elsa ha sempre avuto un approccio distinto nella moda. Nel mondo del cinema degli anni 50 e 60, dominato da figure femminili dalle forme più generose, il suo stile androgino è stato una ventata di novità. Con i suoi capelli corti, tratti somatici spiccati e una silhouette snella, Elsa ha incarnato un'idea di eleganza che contrastava fortemente con le tendenze del suo tempo, influenzando la moda e diventando un modello di stile per molte donne. Nel 1970 ha posato nuda per l'edizione italiana di Playboy, scatenando un vero e proprio assalto nelle edicole di tutta Italia. Elsa non era solo una stella sullo schermo, era anche una figura centrale nei circoli culturali e nei salotti mondani. Frequentava eventi esclusivi e appariva regolarmente sulle pagine di riviste lifestyle, non solo per i suoi ruoli in film, ma anche per il suo fascino personale e il suo gusto impeccabile. La sua presenza era costantemente ricercata in ogni evento di spicco, dalla presentazione di film alla partecipazione a feste esclusive, dove era sempre tra i personaggi più ammirati. Elsa viveva la sua vita sotto i riflettori con una grazia che pochi riuscivano ad eguagliare, mantenendo sempre un'aura di mistero e fascino che attirava l'attenzione dei fan e dei paparazzi. La sua immagine pubblica era quella di una donna di classe, sempre impeccabile e alla moda, che sapeva tenere banco tra le personalità più influenti del tempo. Dopo anni di successo sul grande schermo, Elsa ha iniziato a diradare le sue apparizioni nei film per dedicarsi più intensamente alla televisione. Questo cambio di scena non ha diminuito il suo carisma né il suo appeal con il pubblico, ma al contrario ha permesso a Elsa di mostrare nuove sfaccettature del suo talento. Ha partecipato infatti a numerose produzioni televisive, tra cui popolari serie e miniserie che le hanno permesso di rimanere una figura amata e presente nelle case degli italiani. Uno degli eventi più memorabili della sua carriera televisiva sicuramente è stata la conduzione del Festival di Sanremo nel 1971. La presenza di Elsa come conduttrice ha aggiunto un tocco di classe all'evento, contribuendo a definirla in immagine durante quel periodo. La sua partecipazione a Sanremo non solo ha rafforzato il suo status di icona della cultura pop italiana, ma ha anche dimostrato la sua versatilità come personaggio pubblico. Negli anni successivi Elsa ha continuato a fare apparizioni in televisione, cementando il suo posto nel cuore degli spettatori. Anche se i ruoli in film divennero meno frequenti, la sua presenza in programmi televisivi di successo come Un medico in famiglia e altri ha permesso ai suoi fan di continuare a seguire e ad apprezzarla. Quel giorno sarei sparita completamente e nessuno avrebbe più saputo niente di me. Nel concludere il nostro ritratto di Elsa Martinelli ci immergiamo nella sua vita privata e nei suoi ultimi anni. Momenti che hanno mostrato la forza e il coraggio di una donna che ha affrontato la vita e le sue sfide con una dignità ammirevole. Nel 1957 Elsa Martinelli ha sposato il conte Franco Mancinelli Scotti di San Vito. La coppia ha avuto una figlia, Cristiana, consolidando una famiglia che per Elsa rappresentava un rifugio privato lontano dai riflettori. Anche se il matrimonio non è durato, ha lasciato un'impronta nella sua vita, influenzando le sue scelte future e il modo in cui gestiva la sua immagine pubblica. La vita di Elsa, infatti, è stata oggetto di curiosità e speculazioni tipiche del mondo dello spettacolo in cui si è mossa. Con la sua eleganza e discrezione ha sempre saputo gestire con classe i pettegolezzi, mantenendo un'immagine pubblica pulita e rispettabile. Elsa ha preferito non alimentare le voci, scegliendo di concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua famiglia, mostrando un grande rispetto per la sua privacy e quella delle persone alle vicine. Sei uno sporco intellettuale. Ti senti superiore a tutto, vero? Ai sentimenti, alle persone. L'intellettuale. Mi fai ridere con la tua falsa modestia, ma ti conosco io. Non hai capito niente. Niente di niente. Gli ultimi anni della vita di Elsa sono stati segnati da una lunga battaglia contro una malattia, che ha affrontato con coraggio e riservatezza. Nonostante le sfide della salute, Elsa ha continuato a vivere con la stessa grazia e forza che l'hanno sempre contraddistinta. La sua scomparsa, l'8 luglio del 2017, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e della cultura italiana, ma il suo lascito vive ancora. Elsa Martinelli rimane un simbolo di eleganza, talento e forza, una donna che ha attraversato varie fasi della sua vita trasformandole in opportunità per mostrare il suo inarrestabile spirito. E così concludiamo il nostro episodio dedicato a Elsa Martinelli, un nome che evoca non solo l'immagine di un'icona del cinema, ma anche quella di una donna che ha vissuto con intensità e passione. Attraverso le sue interpretazioni della sua vita, Elsa ci ha lasciato un'eredità di eleganza e determinazione, dimostrando che il vero stile non è solo nel modo in cui ci si veste, ma anche nel modo in cui si vive.
E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e suggeritemi quale attrice vorreste vedere nel prossimo episodio. Alla prossima!